Buongiorno amici e benvenuti a questo mio nuovo video. Oggi andremo a fare i 4 colli partendo da Pragelato. Andremo al Colle dell'Agnello, quindi subito dopo entreremo in territorio francese per andare a fare il Colle dell'Isoard. Scenderemo giù verso Briançon e poi a Nevache prenderemo la strada che ci porta su fino al Colle dell'Escello, ovvero Colle della Scala in italiano, per poi scendere di nuovo in territorio italiano a Bardonecchia, per poi risalire al Colle del Sestriere, quindi i 4 colli. Un percorso molto semplice, un percorso avventuroso, bellissimo. Comunque alla fine del video io vi lascerò la mappa, così chi vuole può andare a fare questo percorso. Sono circa 275 km, 278 per esattezza. Per chi viene da fuori, quindi non è del torinese, l'ideale sarebbe il ritrovo a Pinerolo e poi da lì intraprendere il percorso. Io sono pronto per la partenza, ho già montato sulla moto la mia videocamera a 360, la Insta360 One X2, eccola qui, già pronta, montata sul manubrio. Poi ho messo sul casco, come al solito, come vedete, eccolo qua, la mia GoPro 5, Hero 5, e sono pronto per documentare tutto il viaggio. Bene ragazzi, pronti per questa avventura? Sì che siete pronti. Andiamo, andiamo, andiamo. Ah, dimenticavo. Ragazzi, non dimenticate. Io l'ho dimenticato, ma voi so che siete bravi, non lo dimenticherete. Iscrivetevi al mio canale. Come fare per iscriversi? È molto semplice. Basta cliccare sulla parola in rosso che c'è qua sotto, qua sotto, iscriviti, è scritto in rosso, iscriviti, e poi attivate la campanella, possibilmente quella nera, così sarete aggiornati su tutti i video che io andrò a pubblicare. E poi se questo video vi è piaciuto mettete un like, tanto a voi non costa nulla e anzi sarete voi i protagonisti di questo mio nuovo video, nel senso che voi aiuterete a far crescere questo video, a far crescere il mio canale. Ok ragazzi, pronti? Andiamo! Siamo partiti! Questa che vedete è la statale 23 del Sestriere. Noi andiamo in questo momento in direzione Pinerolo e poi da lì direzione Cavour, Saluzzo e quindi Colle dell'Agnello. Oggi è una bellissima giornata, purtroppo fa caldo, ma facendo i colli dovrei rimanere fresco. Ragazzi, buona strada a tutti!
Ciao ragazzi, siamo arrivati al Colle dell'Agnello, eccolo lì, c'è il cartello Colle dell'Agnello con la mia immancabile Carolina, la mia principessa, e in questo momento siamo sul territorio italiano, ma se io vi giro, guardate che qua e adesso sono in territorio francese. Non è stata dura, è stato bellissimo salire su al colle. Vi consiglio tantissimo di venire su al colle, è un qualcosa di eccezionale, è bellissimo. La giornata è stupenda, non fa tanto freddo così come non fa tanto caldo. Vi faccio rivedere, qui per terra c'è la scritta Francia, vedete scritta Francia, e qui invece c'è la scritta Italia. Questo qua è il monumento che separa la Francia dall'Italia. Ce l'abbiamo fatta, bellissimo, e adesso prossima tappa è il Colle dell'Isoard, poi il Colle della Scala, infine il Colle del Sestriere. Ciao! Siamo arrivati anche al Colle dell'Isoard, una strada anche questa bellissima, bellissima, anzi devo dire che le strade francesi sono decisamente migliori. Abbiamo scalato verso il colle in maniera fantastica, la strada molto larga, l'asfalto liscio, senza buche, è stato veramente un bel passeggiare. Peccato ci sono i lavori in corso, non ci possiamo avvicinare più tanto all'obelisco. E adesso non facciamo altro che scendere dal Colle dell'Isoard, ci fermiamo a mangiare un boccone, il primo ristorante che trovo, se ricordo bene si dovrebbe chiamare Rifugio Napoleon, dopodiché gli ultimi due colli, ovvero il Colle della Scala, il Colle delle Echelles e il Colle del Sestriere. Ci vediamo al prossimo video, ciao!
siamo arrivati anche al terzo colle, ovvero il colle della Scala, il colle delle Scelle. Fa tanto caldo, a Brianzone c'erano circa 31 gradi, però nonostante la giacca della Dainese, la tonale come modello, non lo sto patendo più di tanto. Sì, c'è caldo, lo sento, se avessi avuto una giacca traforata sarebbe stato meglio, però diciamo che la giacca si sta comportando benissimo. Sempre lì con la mia fedele compagna Carolina, poi forse un giorno vi spiegherò perché si chiama Carolina, e quindi pronti per lasciare la Francia ed immetterci verso la strada che va in Italia, quindi verso Bardonecchia. Il Colle della Scala, dimenticavo dirvi che è un po' desolato, come vedete non c'è nulla di particolare, c'è soltanto sto pianoro qua, non c'è veramente nessuno, e questo è il Colle della Scala, però fa parte del percorso dei 4 colli di oggi. Ciao ragazzi! E siamo arrivati all'ultimo colle, il colle del Sestriere, quota 2035, e con questo abbiamo concluso il circuito, il percorso dei 4 colli. Quindi partendo da Pinerolo abbiamo fatto il colle dell'Agnello, il colle dell'Isoard, il colle delle Scelle e infine il colle del Sestriere. Alle mie spalle vedete l'obelisco del colle del Sestriere. Un percorso bellissimo che consiglio a tutti quanti a fare. Il circuito completo da Pinerolo a Pinerolo sono 278 km circa, chilometro più, chilometro meno. Lo consiglio, e con questo colle abbiamo concluso e ci vediamo per i saluti finali. Ciao a tutti!
una giornata in giro per i 4 più bei colli del Piemonte, o meglio dell'Ovest Piemonte. E abbiamo toccato il Colle dell'Agnello con una quota di 2744, poi abbiamo fatto l'Iso Hard quota 2360, il Colle La Scala, il Colle delle Scelle 1762 e infine il Colle del Sestriere con 2035, per un totale di 278 km, le strade bellissime. C'è purtroppo da dire una cosa, una nota negativa per quanto riguarda le strade italiane, piene di buche, asfalto rovinato, mentre quando si è nel territorio francese, quindi dal Colle dell'Agnello in poi fino al confine con il comune di Bardonecchia, le strade, l'asfalto è bellissimo, non c'è una buca, strade ben curate, pulite, e quello purtroppo bisogna dirlo. Comunque il viaggio vale la pena, il percorso ha parecchi rifornimenti di benzina, anche se vi consiglio fare benzina a Pinerolo in modo tale da fare tutto il percorso in serenità. Ci sono durante la strada tanti punti di ristoro dove abbeverarsi, dove fermarsi, e vi consiglio di portare anche dei contanti perché non tutti accettano carte di credito, quindi specialmente in cima ai colli i rifugi non accettano carte di credito ma soltanto contanti. Comunque, detto ciò, vi ricordo di iscrivervi al mio canale Salvo Winger. Per iscriversi è molto semplice, basta cliccare sulla parola iscriviti qui in basso in rosso, e se il video vi è piaciuto mettete un like. Detto ciò, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!